Ci sono stati un po' di problemi in aeroporto. Questo cazzo di accordeon di fisarmonica, vabbè, l'abbiamo risolto pagando e non so come sono riuscito a portare la mia chitarra, il mio amplificatore. Sono stati degli stronzi storici, ma ce l'abbiamo fatta. Adesso saliamo su un aereo piccolo che ci porta nel mezzo della foresta amazzonica. Quanto piccolo sarà questo aereo? Devo aver paura? Vediamolo. È proprio piccolo questo aereo! E adesso lo prendiamo e andiamo in Amazzonia, cazzo! Che figata! Ci sono posti che ogni viaggiatore vuole visitare e poi ce ne sono altri che parlano di noi. Amiche e amici della Gaps, bentornate e bentornati ad un nuovo video. Sempre qui in Bolivia è tempo per una nuova entusiasmante avventura. Sono arrivato in Amazzonia. Sono arrivato a Rurrenabaque, quindi andiamo a scoprire un pochino la cittadina di Rurrenabaque, perché a breve bisogna partire per la foresta amazzonica. Non starò qui a Rurrenabaque tantissimo, tipo 6 giorni, quindi sto andando in giro per le agenzie perché di base si viene qui per andare a scoprire la natura. Quindi giro della selva, ovvero della foresta amazzonica, e giro della pampa, ovvero la pampa, non lo so. Quindi vediamo un po' cosa ci offrono. Abbiamo prenotato il nostro tour con loro, Mashakipe, perché c'era stato già segnalato da un'amica tedesca e sono i più ecosostenibili, un po' più cari degli altri, però abbiamo prenotato i nostri 4 giorni tra foresta amazzonica e pampa e domani si inizia. Nel frattempo ne approfitto mentre torno verso l'alloggio per visitare un po' la cittadina, che è molto piccola. Intanto devo stare attento, va bene, sono in mezzo al fango, però c'è il fiume, il Beni, che attraversa la cittadina, queste montagne amazzoniche, bambini che arrivano in barca dalla giungla per vendere le banane. Raga, sono abbastanza estasiato, sono molto gasato di essere qua, anche se è stata una giornata un po' dura perché sono successe un po' di problemi. Il primo, come avete visto, all'aeroporto, che hanno fatto problemi per la fisarmonica. Il secondo, ho perso il mio cappello, cazzo! Ho perso il mio cazzo di cappello, l'ho lasciato sul primo aereo che abbiamo preso, quindi non ho più il mio cappello, vaffanculo. E la terza, un classico, sono arrivato che il ristorante stava per chiudere e non mi hanno fatto mangiare a pranzo, ma vabbè. Abbiamo prenotato il tour, siamo contenti, questa era Rurrenabaque, fighissimo, bello, viva l'Amazzonia. Svegliarsi così, grandissima figata. Colazione fatta sul rooftop, pazzesco, con vista sul fiume, sul ponte. Adesso a breve ci passa a prendere un tuk tuk, che mi ricorda la mia amata India, ci porta all'agenzia e si va verso l'Amazzonia. Caro vecchio tuk tuk, signore e signori, che bello, io amo il tuk tuk, è un mezzo fantastico. La grande avventura è cominciata, amiche e amici, ci siamo, si va in Amazzonia. Lui è la nostra guida, Wilman, ci guiderà attraverso la giungla. Queste montagne dietro di me sono le ultime Ande e siamo appunto sul Rio Beni, che a un certo punto continua e cambia nome, si chiama Rio delle Amazzoni e siamo ufficialmente entrati in Amazzonia. Questo è cacao, è bianco, raga. But don't eat the seed. Ho mangiato il seme, ho sbagliato. Why? Is it wrong? Yes, How wrong? it's wrong. Solo lo chupas, no te lo comes. Igual comido un po'. Dobbiamo succhiare il seme, non mangiarlo come ho fatto io, e dopodiché lo mettiamo su questo tavolo a seccare. Una volta secco, al suo interno c'è la fava di cacao, che è quella che poi viene macinata e lavorata come cioccolato. Stiamo facendo lo zucchero di canna, fatto a mano, ragazzi. Dal sudore nelle mie braccia.
y es muy dulce. Zucchero, Con fratello. limón es mejor. Ah, Pones con limón. limone. Lasciate le attività mangerecce e beverecce, continuiamo sempre sul Rio Beni. Forse arriva la pioggia. Ci sta, comunque foresta pluviale, dice la parola stessa. Arrivato all'Eco Lodge, prendo possesso della stanza e Ci inoltriamo nella foresta, nella giungla, con la nostra guida. Vediamo cosa andiamo a scoprire. ogni minuto perdiamo un pezzo di foresta grande come 3 campi da calcio. Oltre il 90% degli incendi in Amazzonia è causato dall'uomo. Sopra le nostre teste c'è una comunità di scimmie cappuccine, 10-20 individui, ne abbiamo vista una. Sono intorno a noi, un po' ovunque, ci lanciano anche delle cose. Sentite questi rumori, aiaiotra. Sono pezzi di albero che cadono in giù, le scimmie le lanciano. Vabbè, gita fantastica nella giungla, incredibile. Adesso riposiamo, mangiamo e poi stasera facciamo l'uscita notturna con le torce, sempre in foresta amazzonica. Perché siamo persone normali, stiamo andando a fare un cazzo di tour di notte in mezzo alla cazzo di giungla. Ma Willman dice che è tutto a posto. Niente, ragni, serpenti, forse giaguari. Speriamo bene. L'Amazzonia produce il 20% dell'ossigeno che stai respirando. Sopravvissuti. In realtà non abbiamo visto un cazzo, è stato un po' deludente. Tanti ragni, una rana. Ah no, e ovviamente la cazzo di tarantola, che fa paura forte, raga, paurissima. Comunque, adesso dormo. Prima notte in Amazzonia. Secondo giorno di esplorazione della foresta amazzonica. Oggi camminiamo, stiamo lasciando il nostro accampamento, arriviamo al fiume dove costruiremo una zattera che poi useremo per navigare il fiume. Come sempre, io nel dubbio mi cago sotto. Quando cammini dentro una foresta pluviale non sai esattamente dove sei, vedi soltanto alberi, foglie, ma poi a un certo punto succede questo. E qui posso solo contemplare un posto tanto importante per noi esseri umani e tanto bistrattato, tutte le contraddizioni della nostra specie davanti ai miei occhi. Tutto questo coronato dai racconti di Willman, che mi ricorda come la sua comunità preserva e conserva questo posto unico al mondo. L'agenzia che ci sta portando nella foresta amazzonica ha un altro Eco Lodge dove ogni tanto si passa la notte nel mezzo della foresta e ci fermiamo qui per un breve pranzetto. L'Amazzonia è una foresta pluviale e, non ci crederete, sta piovendo. Finalmente è arrivata la pioggia. Sono contento perché comunque volevo vedere questo posto anche in questo clima che lo contraddistingue, quindi pioviamo. Continuando ad andare nella foresta amazzonica, finalmente arriviamo al fiume. Qui Willman mi insegna come le popolazioni native di queste zone costruivano le loro zattere e dopodiché ci montiamo sopra per una bella escursione in barca. Si naviga sul Rio delle Amazzoni, benissimo. Eccola qua, la nostra zattera. L'abbiamo smontata, siamo arrivati al campo, esperienza fichissima. In mezzo al fiume, coi tronchi, zampe a penzoloni, trasportato dalla corrente perché facevo finta di remare. Siamo arrivati alla fine di questo video
esperienza fantastica qui nell'Amazzonia. Continuo il mio tour con Masciachipe, come ho detto all'inizio del video, l'ho scelto perché è tra i tour più ecosostenibili e adesso che l'ho fatto posso dirvi che è così. Totale rispetto per la natura, non diamo da mangiare agli animali per farli avvicinare, farli fotografare dai turisti, anche a discapito del non vedere animali o comunque vederne meno. Però insomma non mi sembrava giusto e coerente con la mia vita venire nel mezzo dell'Amazzonia, in uno dei posti più importanti per il nostro ambiente, e fare cose brutte. Insomma, sono molto contento di aver scelto Masciachipe. La guida Willman è fantastico, appartiene ad una delle comunità indigene di qua, di questa zona dell'Amazzonia, conosce perfettamente ovviamente tutto l'ambiente, è stato lui a marcare il sentiero. Mi sembra giusto, se andiamo a fare del turismo naturalistico, essere molto rispettosi per la natura, perché sennò che cazzo andiamo a fare il turismo naturalistico per? Quindi grazie mille Masciachipe per questa esperienza. Il mio viaggio qui in Amazzonia però non è finito, seguitemi nel prossimo video perché sto per andare nella Pampa, dove vedrò ancora più animali di qua, animali incredibili, e poi farò un'esperienza pazzesca. Vado a nuotare con i delfini rosa, dicono che ci siano anche dei piranha in quell'acqua. Come al solito ragazzi, avete capito il mood di questo viaggio, io nel dubbio mi cago sotto, però andiamo a farlo e vediamo come andrà. Grazie per aver seguito questo video, se vi va ascoltate la musica della Gaps Orchestra perché questo è anche un canale musicale e come sempre, viva la Gaps!